Benvenuti su Voce Strumento Interiore. Siamo al capitolo 5 e stiamo per parlare dell'affondo. Prima di darvi la decodificazione pratica che trovate anche sul libro e prima soprattutto di farvi vedere di nuovo un semplice escamotage, un semplice esercizio per prendere coscienza delle muscolature ipogastriche che vi aiutano a praticare l'affondo, leggiamo di nuovo la definizione perché viene fuori evidentemente il discorso delle muscolature ipogastriche. Quindi vado a estrapolare da pagina 95 al fondo questa frase. Ok, perfetto. Le tecniche dette di affondo collegano in genere l'abbassamento della laringe, contrastante l'istintiva risalita laringea durante una gamma tonale ascendente, alla prevalenza dell'appoggio respiratorio rispetto al sostegno e sono volte a sviluppare e rinforzare le fasce muscolari ipogastriche. Ok, e questa è la definizione che ne danno i libri, i manuali. Muscolature ipogastriche. Dopodiché, se girate la pagina, ovviamente a pagina 96 trovate la mia semplificazione. Però adesso facciamo qualcosa di pratico col nostro corpo che ci faccia capire dove sono queste muscolature ipogastriche. Io faccio sempre l'esempio di quando avete la tosse. Ok, avete la tosse, avete tossito, vi è rimasto un pochino di catarro in gola. Tendiamo a fare questo. Ok, questa cosa qua rallentatela. Ok, sentite cosa capita al vostro addome, capiterà e vi si sensibilizzerà di più questa parte se non richiudete il torace, quindi mi raccomando, quando fate questo non fatelo abbassando il torace, provate a mantenere l'arresto costale e il torace aperto e fate questa cosa. Ok, sentirete chiaramente delle muscolature interne quasi verticali e cominciano a darvi fastidio. È su queste muscolature che voi andate ad appoggiare la voce quando, e vediamo anche quando, vi serve l'aiuto dell'affondo. Allora, l'affondo il cantante lo va a prendere, lo utilizza soprattutto sulle note basse. Perché abbiamo già detto e letto prima che la laringe si abbassa. Bene, quindi la laringe si abbassa, le note che cantate sono il registro di petto, sono note basse che escono fuori dalle note comode, che sono al di sotto della tessitura e che necessitano quindi di un pochino di aiuto per essere portate a volume, perché altrimenti che cosa succede? Allora io, per farvi proprio sentire che cosa succede in pratica, ho caricato la base di Unbreak My Heart di Toni Braxton, un altro pezzo incluso al fondo del libro proprio perché andrete ad affrontare questa tecnica, la tecnica dell'affondo, e dovete farmi sentire a volume questa nota bassa che c'è proprio all'inizio. Sentiamola, la facciamo prima con l'errore e poi con la pratica dell'affondo applicata e sentirete una grandissima differenza. Ascoltiamola. Ok. La frase è na 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 ya 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 ok, questa nota è una nota veramente molto bassa. Io adesso non ho praticato l'affondo e infatti si è svuotata. Cioè, cosa vuol dire? Che rispetto alle altre note na 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 ya 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 ok, la laringe scende, c'è difficoltà a portare a volume questa nota perché è così bassa. Pratichiamo l'affondo su questa nota, attiviamo quelle muscolature che abbiamo sensibilizzato prima facendo. Vi ricordo che dovete lasciare rientrare leggermente la parte superiore dell'addome e schiacciare verso il basso, quindi in realtà è un movimento di rientrare e spingere in basso. Questo movimento lo conoscono molto bene le ballerine di danza del ventre perché è quello che fa girare la moneta intorno all'ombelico. Proviamo quindi lo stesso passaggio mettendo l'affondo, sentiamo la differenza, sentite come viene sul volume, rimando la base. Na 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 ok, quindi questo lavoro come vedete attiva le muscolature ipogastriche e le muscolature ipogastriche è proprio questo che fanno quando lavorano e vi aiutano con l'affondo, vi aiutano a sostenere il volume delle note basse, quindi lavorando le muscolature ipogastriche portano a volume le zone in cui lavorate troppo in basso per la vostra voce.